Vi siete mai immaginati com'è il parco a tema perfetto? Oggi credo di averlo trovato. Guida Christiansen! Ah, che schifo! Ragazzi, buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Dietro di me c'è Phantasialand. Non si direbbe, perché comunque l'ingresso non è il tipico ingresso da parco divertimento, però sì, ci troviamo a Phantasialand e oggi, 27 luglio se non sbaglio, è richiesto il tampone o il vaccino per entrare nel parco. Non sempre è richiesto il tampone perché varia in base al tasso di incidenza che c'è qui in Germania. Da 0 a 10 non ci sono restrizioni, ma da 10 a 35 dovete presentare o il tampone o il Green Pass completo. ID? Eccoci. Signori, siamo dentro. Ovviamente, come specificato dal sito, come vi ho detto prima, hanno controllato tutti i test negativi ed è la prima volta che siamo in un parco sapendo che tutte le persone che sono all'interno del parco sono negative dal Covid, quindi è una certezza, una sicurezza in più per poter togliere la mascherina all'aperto. Infatti ieri ad Europa Park non eravamo poi così tanto sicuri di togliere la mascherina all'aperto, perché comunque poi dovevamo fare il tampone che ci avrebbe dato l'accesso sia a Phantasialand che a Disneyland Paris. Pizzica. Quindi godetevi Phantasialand. Phantasialand è uno dei parchi più piccoli che c'è in Europa, perché pensate che è meno della metà di Europa Park. Se Europa Park era 335.000 metri quadrati, questo è 120.000 metri quadrati, piccolissimo, quindi un giorno vi basta sicuramente per visitarlo tutto. Quindi signori, un mini parco con tantissime aree tematiche in realtà, perché ce ne sono ben 6 che andremo ad esplorare oggi, tra cui una tutta a tema steampunk, nuovissima, aperta l'anno scorso credo, con Fly, un nuovo coaster che sarebbe un flying coaster. Però dato che l'area nuova steampunk sarà una roba incredibile, ve la faccio vedere a fine video. Adesso andiamo a fare mousse de chocolat. C'è nessuno? Guarda, non c'è nessuno. No, non si può fare il POV, mi sono perso. Non si può fare il POV, aiuto! Ma comunque questa fila non sta scherzando, è un labirinto. Siamo appena usciti da Mousse Chocolat, che è praticamente la coppia di Toy Story Mania a Disney World. La coppia, ovviamente, come tipologia di attrazione. Tu devi sparare con delle sac à poche a dei topolini. Chi fa più punti vince, ovviamente. Ah, ma c'è anche il Cocorico qua? Cos'è? Siamo a Riccione? Ma in che tipo di attrazione mi hai portato? Sì! No! Ma questo quadro è il contrario! Oh cazzo! Ma cosa cazzo è? Avevo proprio bisogno di una doccia. Non mi dire che ci si bagna. Ok? Ah, scusa! Che hai fatto? Ah, che schifo! Aiuto! Cosa fate? E vai! Credo sia la mia prima volta che cammino su dei piatti. Non fatelo in cucina, mi raccomando. Cosa? No, il labirinto di specchi, no! Scandala! Come avete fatto a essere lì? Sono incastrato! Non c'è via d'uscita! Hai sentito la sfumata? Era la mia schiena! Adesso, dato che abbiamo un'oretta prima di pranzo, abbiamo deciso di fare gli spinning coaster, che ce ne sono 2 qui a Phantasialand e basta. A Phantasialand è vietato filmare sulle attrazioni, probabilmente qui non si erano accorti che avevo una GoPro gigante attaccata sul petto. Io ho lo zaino legato, io però sono completamente libero, tipo. Oh, si sale! Kazan! Bello! Sei in avanti! No, all'indietro! Ma non è al buio? Porco zinghindato, sapevo che non dovevo mangiare la barretta.
cos'è sta cosa? È bellissimo. Ragazzi, abbiamo fatto l'altro spinning coaster, però all'ingresso non c'era più il ragazzo di prima, c'era una ragazza e mi hanno fatto togliere la GoPro, quindi non sono riuscito a filmarvi l'altro spinning coaster, ma più o meno è molto simile, forse un po' più di discese c'erano nel secondo, però divertenti, però state attenti perché io e Davide, che soffriamo un po' di motion sickness, l'abbiamo sentito, soprattutto dopo aver mangiato la barrettina. Adesso però è arrivata l'ora di mangiare, dobbiamo ancora decidere dove, però ve lo farò sapere istante, cioè, guarda, così adesso, guarda. Un po' di nachos con guacamole e salsa cheese e anche qualche peperoncino nel caso, margherita e pizza salami. Pomodoro fresco. Buona, fredda, per essere una pizza non in Italia, buona. Ora, dato che abbiamo appena mangiato e c'è il sole, abbiamo deciso all'unanimità di fare Chiapas, l'attrazione acquatica di Phantasialand dove non ci si bagna sicuramente. E tra l'altro credo che abbia la discesa più ripida d'Europa, 53 gradi. Ragazzi, abbiamo controllato in fila e Chiapas ha la discesa più ripida al mondo di Lotus Flume. Stiamo facendo Taron? Sì, perché adesso stiamo andando a fare Taron. E abbiamo anche controllato la politica per le riprese. Scusate, c'era troppa confusione. Dicevo, purtroppo qui a Phantasialand è assolutamente vietato filmare sulle attrazioni, quindi non filmeremo sulle attrazioni, ci proverò comunque. Prima sullo spinning coaster è stata un'eccezioncina, ecco. Comunque adesso andiamo a fare Taron. È veramente assurdo l'intreccio che c'è qui da Taron. Guardate che bordello di... cioè come hanno fatto a fare una roba del genere? Perché poi non è solo qua a Taron, ma passa anche in mezzo a tutta la land. Non so se vedete là in fondo. Pieno di Taron. Passa lì sotto anche, bellissimo. Bellissimissimo. Siamo ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ma quanto è bello Taron, va velocissimo. Poi il secondo lancio che già va forte, quando ti lancia va ancora più forte, dici ma com'è possibile? Poi è bello perché è lunghissimo, c'è un intreccio strepitoso tra i binari che veramente non si capisce niente, molto molto bello. Non ai livelli di Wudan, per ora non ho ancora trovato niente ai livelli di Wudan, però tanta roba. Dove stiamo andando a fare che me lo sono perso perché sono andato in bagno qua alla Mystery. Stiamo andando sui gommoni. Ci si bagna, lo sapevo. Sono andato in bagno qua alla Mystery, la zona quella medioevo, e devo dire che sono molto belli questi bagni, mi piacciono tanto. Ma quanto va forte l'acqua qua! Oh, ma siete pazzi! Non mi piace di già, eh! C'era uno spriccio, c'era uno! Me ha preso! Tranquilli ragazzi, non ci si bagna! No, zero! Ma poi se non volete bagnarvi fatela, io ho al posto dei piedi ho delle piscine adesso, 2 piscine olimpioniche da 50 metri probabilmente. Anch'io, la parte più bagnata sono le braghe le mie, perché davanti avevo la borsa, lo zaino con sopra il Kiwi, quindi alla fine qua non mi sono bagnato tanto, però le parti basse sono fradicio. Tanto c'è bello adesso, guarda che bella arietta fresca che c'è, Quasi quasi adesso andiamo anche a fare la drop tower, che però è al chiuso, quindi siamo safe. E comunque, dato che me lo chiedete sempre, le file come sono qui a Phantasialand? Oggi, che giorno è oggi? Oggi che è mercoledì, parte Taron e Fly, che sono le 2 attrazioni di punta di Phantasialand, che sono rispettivamente circa 70-80 minuti di coda, tutti gli altri sono una roba come 20 e 30 minuti di coda e non c'è possibilità di saltarla. Io non ho visto possibilità di saltacoda, fast pass, virtual queue, niente del genere. Quindi se volete venire qui a Phantasialand e saltare le code non
potete, ve le dovete fare tutte. Comunque ora andiamo a fare la Drop Tower, che non è altissima perché è 65 metri, però dovrebbe essere molto carina. Vedi, qua 1,95 non puoi. 1,80. 89. Ma fa cagare addosso la coda qua, 1, 2, 3, 4, siamo qua. Questa torre è un po' strana perché tu praticamente sei messo al contrario di come dovresti essere messo normalmente. Ti chiudono, a un certo punto poi si spengono le luci, ti sparano su. C'è qualche scena un po' epilettica, quindi magari se avete delle crisi epilettiche non fate questa torre. Non è assolutamente niente di che, cioè ho sentito molto più potente quella di Cinecittà e molto più potente Mistica. È un assaggio di Freefall Tower. Qui signori si passa dal Medioevo alla Cina. Anche qui come ad Europa Park l'immersività fa tanto parte del parco. Però vi dirò di più, forse a mio gusto personale, adesso vedremo a fine video, però a mio gusto personale probabilmente preferisco Phantasialand ad Europa Park. Essendo che siamo nella zona cinese dovrebbe esserci un trenino fantasma, che detto così sembra il classico treno fantasma del Luna Park. Non vedo l'ora di provarlo. 5 minuti, ma è nascosto l'ingresso. Guarda. È nascostissimo. Porco zingandarala, cazzera. Bastardo. Oh, ma è tipo l'Haunted Mansion. Amazing. Mancano le dita quella, ma dai. Ma avete scammato. Io pensavo fosse un treno fantasma stile quello del Luna Park. Invece no, era una roba tipo Haunted Mansion. Ma probabilmente una delle cose più brutte che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Cioè, dato che Phantasialand ce l'ha di buttare giù le attrazioni e aggiornarle con attrazioni nuove, io direi che questa è la prossima da aggiornare. Più bella la fila dell'attrazione, come dice la Sara. Adesso però stiamo andando a fare il Mine Train che si chiama Colorado Adventure qui a Phantasialand, che spero sia un attimino migliore. Guida Christiansen! Davanti non si vede niente! La mamma è palaetta! Christian sta per morire! Non lo vedi? Porca Eva ragazzi, ma questo Mine Train è tipo il più adrenalinico della storia. Io non ho mai fatto un Mine Train così. A parte che è lunghissimo perché è tipo 1,3 km ed è lunghissimo, fidatevi. E poi va fortissimo e tra l'altro trema anche un sacco, quindi state attenti. Prima di andare a vedere la nuova area steampunk, dove c'è la nuova attrazione Flying, la quale abbiamo scoperto che non si potrà filmare, però almeno vi dico com'è, andiamo a fare Black Mamba e poi Talocan, che io non farò perché ho paura di vomitare. Vorrei far vedere la tematizzazione, ma non si vede molto bene. Comunque è cartoon, il tracciato non è cartoon, però come attrazione è simile a cartoon. Probabilmente vedrete questo filo perché l'iPhone ormai è a corto di batteria. Molto bello, però non così fluido come ci ha abituato il nostro caro Katoon. Libera un pochettino, ma poi non così tanto, non è livelli Blue Tornado, ecco. Però molto bello assolutamente. Adesso siamo qui davanti a Talocan, che noi non faremo perché non vogliamo vomitare, ma Sara e Christian sì, quindi siamo venuti semplicemente a filmarli. Vai, andate, io non lo faccio, vai, pazzi! Giovelito! Luca, il cavalito, Luca, salgo.
del parco. Bellissimo. A vederla da fuori è devastante. La colonna sonora e tutto ciò che c'è intorno è bellissimo. Guarda, guarda che bellezza, ragazzi. Guardate tutta questa gente tamponata con il tampone negativo. Nel negozietto qua, in una pasticceria tipo che vende della roba tra l'altro incredibile, potete prendere il giornale intanto che mangiate della Land. Rookburg è la Land, quella steampunk. Questa land li sta a costruire, sono un po' i cantieri, è veramente wow. Wow! Bella! Ragazzi, siamo riusciti a fare Fly, veramente un'attrazione incredibile, bellissima, molto strana, non tra le mie preferite, però è veramente da fare perché la tematizzazione che c'è intorno è una roba assurda e il sistema di carico tra l'altro è molto strano perché praticamente il tracciato da orizzontale diventa verticale e tu ti siedi normalmente, a un certo punto il tracciato ritorna orizzontale e mentre ritorna orizzontale i sedili iniziano ad inclinarsi in avanti e tu sei praticamente coricato che voli. Sentili, sentili, sentili! Tra l'altro quell'edificio che vedete qua dietro in cui Fly ci entra dentro non è, cioè è parte della tematizzazione ma è anche un hotel, è l'hotel vero, è un hotel uno degli hotel di Fantasyland. E non solo Fly passa all'interno di un hotel ma anche Black Mamba passa all'interno dell'hotel a tema Africa. Il livello di immersività dentro questa area, musica, fumo, effetti è assurdo, veramente assurdo. Paragonabile forse a Diagon Alley e a Pandora. In conclusione, tutte le zone di Fantasyland sono molto belle, molto immersive, la cura nel dettaglio è assurda, ma io credo che la nuova area Rookburg sia veramente qualcosa di incredibile, devastante, assurdo, pazzesco. Una delle aree tematizzate più belle che io abbia mai visto in tutta la mia vita, insieme a Diagon Alley e Pandora a Animal Kingdom e Universal Orlando. Sicuramente non sarò riuscito a filmarvi tutti i dettagli perché ogni volta che ci giravamo c'era sempre qualcosa di nuovo. Questo è il livello che c'è qui a Fantasyland, uno dei parchi più belli in cui io sia mai stato. Quindi signori, purtroppo, e questa volta quando dico purtroppo intendo purtroppo con tutto il mio cuore, la nostra giornata Fantasyland finisce qui, ma io ci voglio assolutamente tornare perché voglio provare anche a passare una notte nei loro hotel, magari in quello steampunk che è una roba assurda. Questo parco è veramente un parco incredibile, uno dei parchi più belli in cui io sia mai stato, perché comunque nel suo piccolo, perché come vi ho detto all'inizio è molto piccolo, però è talmente concentrato, talmente fatto bene, talmente tutto integrato, tematizzato, immersivo, che mi è piaciuto tantissimo. Vi consiglio assolutamente, senza alcun dubbio, di venire qui e visitare questo bellissimo parco che si merita tranquillamente la top tra i parchi migliori d'Europa. Spero che il video vi sia piaciuto quanto è piaciuto a noi stare in questo parco. Se è così, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. E detto questo, io vi do l'appuntamento al prossimo video con un altro parco o hotel, devo ancora decidere, dall'Europa. Ci vediamo la settimana prossima, ciao!